Svrangami un po' di pomodorini adesso. Si va di sughetto. La pasta più semplice che possiate fare. Ma è una delle più buone in assoluto. E giunge infine il momento di una bella videoricetta. Ma io volevo il video degli stellati, non era turno degli stellati sta domenica. Eh no, è uscito domenica scorsa lo stellato. E poi che palle, sti stellati, basta, fate altro. Un bel video dell'India allora. Per carità di Dio, l'India bellissima, andateci voi, però anche no. E quindi, ricetta svuota frigo. Mi piace questa scena dove abbiamo cercato di entrare nelle loro teste, cercando di scontentare tutti, tra l'altro. Sì. Ci siamo spostati lateralmente. Premessa, qual è quell'ingrediente morente che sono certo che è presente tutto l'anno nei vostri frigoriferi? Il limone. Oltre al limone? I pomodorini. Allora, innanzitutto so che li comprate tutto l'anno e non dovreste farlo perché andrebbero comprati solo d'estate, ma vabbè, vi voglio bene lo stesso. Il problema è che poi li fate marcire, questi benedetti pomodorini. E quindi ecca là la ricetta perfetta per i vostri pomodorini morenti, che se sono morenti viene pure più buona. Allora, come vedete, Posso dire io? Come vedete c'è Franci che ve li spiega. Essendo una ricetta svuota frigo, di sicuro dentro il vostro frigo avrete i pomodorini morenti, un aglio, probabilmente morente anche lui, degli spaghetti. Morenti? No, gli spaghetti non muoiono solitamente, ma gli spaghetti ce li avete. Sale, zucchero, pepe, origano e olio tendenzialmente fanno parte della dotazione di base di qualsiasi cucina. Davanti a noi vedete 3 tipologie di pomodorini. In realtà questa ricetta secondo noi viene bene con i pomodorini datterini rossi, morenti mi raccomando. Vi faremo vedere anche come viene se utilizzate quelli gialli, se utilizzate i ciliegini un po' più grandi, perché secondo me c'è quello che si presta meglio e quello che si presta peggio. Per me questi sono sbagliati e l'unica legge è farli con questi pomodorini qua. Comprate preferibilmente pasta di buona qualità, di modo tale che rilasci tanto amido e faccia una bella cremina. Se comprate pasta pomodorini verrà tutto Per il resto molto semplice: aglio, olio, sale, pepe, origano e zucchero. Non cominciate a fare quelli che dicono io questo non ce l'ho, ne faccio a meno, sono tutti fondamentali, ragazzi. Tema origano fondamentale. Se comprate l'origano già smandruppato non profumerà di niente, si trova al mercato, ragazzi, è super semplice, lo smandruppate voi e sarà profumato e saprà di qualcosa. Questo qua è già smandruppato perché Gianni è stato molto efficiente e lo ha già smandruppato, non l'abbiamo comprato così. Perché l'altro ingrediente che sappiamo che non manca in casa vostra sono le spezie premacinate dentro i contenitori, lo so che ci sono. Che hanno una durata più o meno di 3, 5, 10 anni. Accendete il forno, questa è una non ricetta, ragazzi. Non come le ricette che di solito facciamo vedere su questo canale, che escofie spostati. È ora di tagliare i pomodorini. Taglierone. Ecco, magari staccarli dall'albero prima di lavarli poteva essere un'idea, che dici? I famosi pomodorini che crescono sugli alberi. Pomodorini datterini. Voilà. Ditelo che speravate in qualche trick da TikToker per tagliarli tutti in un colpo solo. No, noi li tagliamo uno per uno. Per noi i datterini sono perfetti perché c'è la giusta ratio tra buccia, polpa e acqua. Se hanno la buccia troppo spessa non vanno bene, se sono troppo acquosi non vanno bene, non mi tagliare la testa. Che non va bene. Che casino per fare una ricetta di pasta coi pomodorini. Devi avere lavorato al CERN. Aspetta che c'è l'ambulanza. Pausa ambulanza. Franci, non hai ancora usato un inglesismo da inizio video. Di che i pomodorini devono stare upside, up front, up. Come devono stare sti pomodorini? Con la parte tagliata verso l'alto. Che in inglese si dice? Upside up. Upside up. Non lo so, ragazzi, come si dice in inglese. Ho deciso Ditemelo che si dice voi. upside up. Scatta la situa condimento dei pomodorini. Svrangate con questi condimenti, non siate tirchi, perché sarà questo dettaglio che farà la differenza nel vostro piatto. Non li stai salando troppo? Se avete una Franci che vi instilla il dubbio che forse li stiate salando troppo, non è così. Pepe,
Non ne starai mettendo troppo. Tenete presente che Franci vi farà il commento che ne state mettendo troppo per ognuno di questi 5 ingredienti, ma è giusto. Origano, devo fare un outing importante su questa videoricetta. Questa videoricetta, che sembrerebbe farina del nostro sacco, ovviamente avrete già capito se ci conoscete, non lo è. Arriva, udite udite, dall'ottimo Alessandro Borghese. Quando ancora non avevamo il canale YouTube, c'era un programma che io adoravo, che si chiamava Cucina con Ale, dove l'ottimo Borghese faceva dei piatti semplici per fare colpo sui vostri ospiti. Vediamo gli ingredienti. Come si chiamava questo piatto? Si chiamava spaghetti chic. Quando lo vedi dissi, cacchio, con 2 ingredienti e mezzo ha fatto un super piatto. Ti esci. Fu quello uno dei primi motivi che mi spinse ad aprire il canale. Io originariamente, questa cosa nessuno la sa, volevo aprire un canale di videoricette e voi direte, meno male che non l'hai fatto. È il turno dello zucchero. Questo è molto importante perché servirà a far fare la crosticina ai vostri pomodorini. Non solo, Franci, ma servirà anche a controbilanciare l'acidità tipica del pomodoro. Sembravo quasi vero. Se non avete lo zucchero, a parte che non ci credo che non avete né lo zucchero di canna né quello bianco, cioè dove vivete in una grotta, comunque nel caso non aveste nessuno dei due, va bene anche il miele. E infine olio a pioggia su tutti i pomodorini. Franci, non mi dici che è troppo questo? No, mi piace l'olio. Ah, ok. Quasi quanto il burro. Il forno è in temperatura e ci rivediamo tra 30-40 minuti. Stessa cosa per la teglia dei pomodorini gialli, teglia numero 2 e voilà. Io ovviamente i pomodorini me li sono già preparati. Questo è quello che non va fatto. No ragazzi, in realtà la bruciacchiatura sotto Adesso gliela vendiamo che ci sta. no, ha il suo perché. Questi qua si sono bruciacchiati un pochettino perché li ho appoggiati sotto. Ma un pochettino, questi sono quelli giusti. Inforniamo questi qua intanto. Sì. Questi se tanto mi da tanto esploderanno, visto come sono Ma andati i primi no! Capite per quale motivo alcuni pomodorini sono adatti e altri per nulla? Questi pomodorini qua si sono essiccati quasi, hanno mantenuto la loro consistenza e quando li metterete nella pasta rimarranno pomodorini. due. Perché a inizio video dicevamo se li avete un po' morenti meglio? Se sono morenti hanno meno acqua e quindi non è un problema, anzi gli date un senso in forno. È il motivo per cui non vanno bene invece quelli troppo freschi e croccanti. Che sono quelli che ho messo ora. Questi qua invece di base sono più acquosi, quindi quando li metterete dentro il sugo tenderanno a sfaldarsi, diventerà una specie di pappetta. Diciamo che se riuscite anche a non bruciarli quando fate un video. No, questa roba qua è caramellizzazione. È caramello. Li abbiamo tenuti 45 minuti circa a 180-200 gradi. Se li fate diventare anche più bruniti, anche meglio. E adesso Franci Con estrema maestria. li andrà a spinzettare uno a uno dalla teglia per andare a riporre in una pratica ciotola. Mi raccomando raga, guai a voi se mettete a lavare la teglia, tenetela lì che vi servirà per dopo. Sono passati gli ultimi 40 minuti, Usciamo. i pomodorini sbagliati. E lo diciamo in italiano scorretto. Questi ragazzi sono pomodorini didattici, perché sono sbagliati? Perché se scegliete i pomodorini ciliegini non riusciranno a essiccarsi nel modo giusto e continueranno a rimanere acquosi. Questi sono perfetti, questi me. Non si sono sfaldati. La polpa continua ad essere troppo polpa, non si essiccano, la buccia si stacca dalla polpa e questo no buono. Come al solito, quando in casa nostra si fanno le videoricette, nel frattempo si sono fatte le 3:30 del pomeriggio, vediamo se riusciamo a mangiare, mettiamo sull'acqua. Abbiamo raccolto i pomodorini suddivisi per tipologia e ci teniamo anche le 3 teglie sporche. Perché ora viene la magia. Mentre siete in attesa che l'acqua bolla, filo d'olio, filo arrogante d'olio aggiungerei, spicchio d'aglio, a me piace scamiciarlo. L'altra cosa interessante che ho imparato dall'irreprensibile Alessandro Borghese è che se voi inclinate la padella in questo modo, con l'olio in temperatura, l'aglio sfrigola lo stesso, perché la cosa importante è che l'olio si profumi e prenda un sentore d'aglio, e quando sentite che l'olio ha preso tutto il profumo potete levare l'aglio. Brava Franci che mi ha preparato 3 porzioncine perché innanzitutto ci facciamo quelli buoni e poi per dovere di cronaca vi faremo vedere quelli me perché non hanno i pomodorini giusti. Mi raccomando ragazzi, scegliete dei
dei begli spaghetti, non scegliete gli spaghetti della marca di mio nonno. Bravo che non fai dissing a nessuno nello specifico. No, ho solo dissato mio nonno, che tra l'altro Era un ottimo pastaio. esatto. Allora, questa pasta Questa pasta necessita di 15 minuti, metti timer 10 minuti. Fallo tu perché io e Google non abbiamo un buon rapporto. Google soprattutto. Google. Vediamo se mi risponde. Ehi Google! Infatti non mi risponde. Che poi ho scoperto in realtà che Google, basta che dite una parola che assomigli a Google e in realtà capisce lo stesso. Ehi Brutol! Ehi Frugol! Ehi Brugol! Ehi Chugol! Ehi Gluflol! Ehi Glumflol! Dai, che nel frattempo la pasta è cotta! Ehi Google! Timer 10 minuti. Ok, ho impostato un timer di 10 minuti. Perché 10 minuti ragazzi se la pasta ne richiede 15? Noi andremo a risottare la pasta all'interno della padella con un po' di acqua di cottura e i resti succulenti che sono rimasti attaccati alle teglie. Probabilmente Google ci odia perché lo chiamiamo in qualsiasi modo tranne che col suo nome corretto, giusto? Chiedi a me o chiedi a lui? Chiedo a te, lui non mi risponde. Devono aver aggiornato il firmware perché vi giuro che una volta dicevo una roba simile a Google e rispondeva lo stesso, ora non si deve essere offeso probabilmente. Prendiamo un pochettino di acqua della pasta che ha già all'interno un po' di amido e andiamo a buttarla bollente nella teglia per raccogliere tutto questo bel marroncino qua che sarà quello che darà colore alla pasta. Guarda che è bruciato, No. è cancerogeno. No, è la caramellizzazione dello zucchero di canna che siete andati a mettere in cottura. Sarà quello che andrà a colorare e condire i vostri spaghetti e che farà tutta la differenza del mondo. Sono passati 10 minuti, abbiamo riacceso il fuoco sotto la padella e adesso Franci molto rapidamente andrà a mantecarli aggiungendo tutto il sughetto bello scuro della teglia e se serve, e credo che servirà, anche un po' di acqua della pasta. E praticamente i restanti 5 minuti di cottura li andiamo a fare qua dentro, raga. A few inches later. Guardate raga che colore stupendo, sono diventati belli arancioni. Di fatto questi spaghettoni sanno già adesso un casino di pomodoro. Ora andiamo ad aggiungere la prima metà di quelli rossi. Abbiamo spento il fuoco. Adesso cerchiamo di fare Annidami. il nido. Come creatrice di nidi, svrangami un po' di pomodorini adesso. Si va di sughetto. La pasta più semplice che possiate fare. Ma è una delle più buone in assoluto. Oggi vi abbiamo di fatto venduto una pasta al pomodoro. Che nella sua semplicità, quando ci sono amici a cena, fa sempre una bella figura. Siamo o non siamo dei grandissimi venditori? Questo è come vi devono venire. Voi fate questa pasta ai vostri ospiti, che è veramente zero sbattimento. Cioè io mi immagino che quello spaghetto sappia di pomodoro indipendentemente dalla presenza dei pomodorini. Esatto. E poi quando mettete in bocca queste caramelle dolcissime, Guardate come sono belli cremosi e come sono belli legati. questo è proprio la fine del mondo, ragazzi. Ma svrangatina di parmigiano no? No. Madonna che belli che sono. A dire il vero qua una bella svrangatina di parmigiano ci sarebbe, ma guardate come sono belli lucidi. Usate dei begli spaghettoni che tengono bene la cottura. Che rilascino tanto amido. La capite la differenza, vero, rispetto a quelle paste al pomodoro tristi che proprio non si possono vedere? E il turno del pomodorino giallo. Stesso procedimento. Franci, perché stai girando vorticosamente gli spaghetti? Perché fare questo movimento aiuta a creare la cremina. Aggiungiamo i pomodorini che molto probabilmente andranno a sfaldarsi, ragazzi. Risultato numero 2 coi pomodorini gialli. Accettabile, il punto è che rischiate di trovarvi la pelle separata dalla polpa. È super buonissimo lo stesso, però Se qualcuno si stesse chiedendo come mai non stiamo svrangando una doverosa dose di parmigiano, volevamo farvi vedere il risultato finale post cottura. One eternity later. Ok, sta quasi per tramontare il sole. tutto questo semplicemente tra l'altro per dimostrarvi come non fare le cose. Potevamo solo fare il piatto giusto e basta, ce la cavamo. No, facciamo anche il piatto sbagliato. Quindi, dopo che avete messo il quinoa e i succhi dei pomodorini dentro gli spaghetti, procedete con la terza mantecatura. Il segreto di Pulcinella dietro a questo piatto è proprio questo sughetto della teglia. La mantecatura con i sughetti deglassati della teglia. Altrimenti, per forza di cose, vi verrà pasta bianca e pomodorini rossi. Svrangami dentro i pomodori sbagliati. Se voi non li mettete in cottura ma li mettete all'ultimo, anche se non sono dei pomodori adatti, comunque È presentabile. Però vedete come sono grossolani questi pomodori rispetto a quelli di prima. Franci nel frattempo sta facendo una palestra incredibile nella creazione di nidi. Cazzo fai, mi annidi i pomodori? sì, difatti. Terza e ultima versione sono le
3 del pomeriggio e noi siamo in piedi dalle 8. Bella, sembra bella. È più che altro un tema estetico. Buona e buona, pomodorino troppo acquoso e non è sfizioso come i datterini. Se volete straspaccare, pomodori datterini. Penso che il concetto sia abbastanza chiaro, l'abbiamo detto solo 36 volte. Io direi che dalla nostra cucina è tutto. Spesso ce lo dimentichiamo perché capirete che sono 6 anni che lo diciamo. Se vi siete rotti le palle voi, figuriamoci noi nel dirlo. Ma se vi piacciono i nostri video, valutate di iscrivervi al canale che ci date una grossa mano. Detto questo, Prossimo video, prossima settimana, spacca ragazzi, perché io già lo so che cosa succede la prossima settimana. io sincero non ho idea di cosa esca la prossima settimana, ma se lo dice Franci io mi fiderei. Fidatevi raga, video bomba. Non come questo che faceva cagare. No, un altro video bomba Ok. come tutti i nostri video che sono tutti delle bombe. Ah, psh.